Ciao, benvenuto in questa nuova serie di video dedicati ad illustrarti quelli che sono gli esercizi, i concetti inclusi nel PDF, i fondamenti dello studio del contrabbasso, introduzione ai fondamenti dello studio del contrabbasso del Contrabass Carisma. In questi video lavoreremo su dei piccolissimi esercizi corti dedicati proprio a rinforzare le dita, ad impostare la mano, a far funzionare la mano destra per il pizzicato, l'arco, eccetera. Quindi questi esercizi sono piccolissimi, cortissimi, da fare diciamo per 2-3 minuti, non di più, perché sono esercizi da fare cambiando da uno all'altro, in modo da non sforzare la mano, in modo che tutto risulti naturale e facile. Oltre a questi esercizi poi ci sono i video dedicati a quelle che sono le performance finali, che invece quelle le suono con Andrea, le suono con altri musicisti, e poi ci sono anche i video dedicati ai concetti e alle idee che ti devono illuminare, illustrare come funziona questo strumento per darti delle nuove, idee da sviluppare. Questi micro esercizi che vediamo già in questo video servono per introdurti senza far fatica con le dita, con le mani sullo strumento, perché questo strumento è particolarmente, duro da suonare, complicato, faticoso, ma con questi piccoli esercizietti riuscirai di sicuro a lavorare senza sforzarti troppo le mani. Partiamo subito con questo primo esercizio a pagina 13, vedi E1 vuol dire esercizio 1 di pagina 13, ci sono le prime 4 note che ti faccio usare per lavorare sulla mano sinistra. Tanto è vero che la mano sinistra userà solo l'1 e il 4, lo facciamo col pizzicato, allora praticamente ti dice partendo con questo che è il Sol, questo è un La bemolle, questo è il Si bemolle, quindi l'1 fa La bemolle, e il Si bemolle col 4, perché nel contrabbasso, al contrario di quello che succede sul basso, nel contrabbasso con l'apertura 1, 4, 1, 4, riusciamo ad avere un tono, anziché 3 semitoni come sul basso. Quindi La bemolle e Si bemolle qua, e qui abbiamo Mi bemolle e Fa. Come fare per iniziare a sapere che queste sono esattamente le note? L'unica cosa che possiamo fare per adesso, poi dopo ci saranno altre strategie, è di usare la corda vuota, in questo caso un Sol. Sol, e se io canto la terza minore del Sol, che è il Si bemolle, Sol, Si, riesco a capire dove posizionare il 4. Sol, prima corda vuota, Si, e il La bemolle, Si, La bemolle, La. Bisogna pian piano allenarsi a cantare. Stessa cosa è qui. Re, la terza minore è il Fa, che è col 4. Re, Fa. E quella dietro, che serve per adesso, per il nostro esercizio, che è il Mi bemolle, Fa, Mi bemolle. Quindi abbiamo nel primo esercizio queste note: Mi bemolle, Fa, La bemolle, Si bemolle. La mano destra pizzica, magari alternando le dita. Ma non è così importante che usi le 2 dita, basta anche solo un dito per adesso. La cosa invece importante per la mano sinistra è che lei stia molto vicina alle corde, non ecceda nel premere la corda perché ti stanchi inutilmente, cioè cercare proprio il suono che ti serve, che riesci ad ottenere mettendo la minima tensione, la minima forza sulle dita. Chiaramente all'inizio bisogna fare una serie di esercizi apposta per esercitare la mano, perché la fatica è tanta lo stesso, però pian piano, mettendo sempre come in questo esercizio solo l'1 e il 4 e le altre 2 dita centrali che stanno anche loro appoggiate, cioè uso l'1 e tengo le dita vicine, appena uso il 4 tutte le dita scendono sulla stessa corda, anche se la pressione più grossa è quella che faccio col 4, chiaramente. Ok, l'esercizio 1 funziona così. Un po' di volte. Questo è il primo esercizio.
Continuando, di fianco sulla stessa riga abbiamo Mi bemolle, Fa, Si bemolle, La bemolle. La seconda riga combina ancora queste 4 note, La bemolle, Mi bemolle, Si bemolle, Fa, La bemolle. E l'ultimo, cioè seconda riga, seconda battuta, Fa, Re diesis, che è sempre il Mi bemolle, poi La diesis, La bemolle, dove La diesis chiaramente è il nostro Si bemolle. Ok, ripeti questo esercizio pochissimo, un paio di minuti, non di più, perché entriamo nell'altro esercizio dove ci sono altri tipi di movimento molto molto utili. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!